Quando chiedevano a Bon chi fosse, se essi o DC, lui rispondeva né l'uno né l'altro, sono il lampo nel mezzo. Salve amici, oggi parleremo di uno dei gruppi più famosi al mondo. La loro musica ha influenzato tantissime generazioni con un genere spregiudicato e fuori dagli schemi. Stiamo parlando degli AC/DC, gruppo australiano formatosi a Sydney nel 1973. Ma partiamo da lontano. Quasi tutti i membri della formazione originali avevano origini scozzesi. Infatti, i due fratelli fondatori della band, Malcolm e Angus Young, nacquero a Glasgow rispettivamente nel 1953 e nel 1955, e la voce, Bon Scott, al secolo Ronald Belfort Scott, nacque a Forfar nel 1946. Successivamente arrivarono l'australiano Phil Rudd alla batteria e l'inglese Cliff William al basso. L'infanzia dei fratelli Young fu trascorsa un po' all'ombra dei sei fratelli maggiori, soprattutto di George, che con la sua band, gli Easy Beat, spopolava in Australia, ma questo servì per instaurare loro la passione per il rock. Influenzati da grandi star dell'epoca come Chuck Berry, i fratellini Young riuscirono ad ottenere la loro prima chitarra per fare esperienza, ma costretti loro malgrado a condividerla. Più tardi Malcolm fondò una band per conto suo, i Velvet Underground, dove suonava come chitarra solista, mentre Angus continuava a studiare i gruppi dell'epoca, imitandoli e iniziando ad avere uno stile proprio. Solo il 31 dicembre 1973 nacquero gli AC/DC. La formazione ufficiale era fratelli Young, Dave Evans alla voce, Cliff Williams al basso e Phil Rudd alla batteria. Il nome fu scelto dalla sorella di Malcolm e Angus, che videro in un elettrodomestico la scritta Alternative Current Direct Current, che descriveva appieno la carica e il dinamismo della band. Bon Scott, dal canto suo, iniziò a suonare molto presto. Già a 10 anni si esibì per la prima volta suonando il flauto dolce, per poi passare al tamburo, diventando campione per 5 anni di seguito. Proprio come i fratelli Young, appena ebbe l'età giusta per lasciare la scuola, iniziò a lavorare, prima come autista di trattore, poi come pescatore e meccanico. Ciononostante non tardò a farsi riconoscere da tutti come teppista e attaccabrighe. Adorava alcol, speed e marijuana e non si preoccupava minimamente di commettere crimini come furto d'auto, benzina e risse. Proprio per questi crimini fu arrestato a soli 16 anni, per una rissa in spiaggia, e rimase nel carcere minorile di Riverbank fino alla maggiore età. Uscito di prigione, con una gran voglia di rivalsa nei confronti del mondo, iniziò a prendere di più sul serio la sua carriera musicale. Così entrò nel suo primo gruppo, gli Spector, come batterista, e qualche volta a fine serata cantava qualche canzone al di fuori della scaletta. Gli Spectors però ebbero vita breve, ma dalle loro ceneri nacquero i Valentines, dove Bon fece la prima sua esperienza come seconda voce e dove incontrò per la prima volta il componente della famiglia Young, George. I Valentines infatti aprirono alcuni concerti degli Easy Beat, che, dopo aver ripreso in simpatia, scrissero 3 canzoni per loro, dandogli un discreto successo. Dopo lo scioglimento dei Valentines e dopo l'allontanamento di Dave Evans dalla formazione ufficiale degli AC/DC, grazie all'amicizia di George Young, Bon fu reclutato come cantante degli AC/DC. La carriera degli oramai affermati AC/DC inizia con uno dei CD più famosi della loro storia discografica, High Voltage. Pubblicato il 1 dicembre del 75, inizia con una delle canzoni più celebri della Bon Scott era, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, brano in cui si può ascoltare il contributo di Bon con la cornamusa, esempio di come Bon stesso aveva altre formazioni musicali, oltre alla celebre voce. Seguita da The Jack, TNT e dalla canzone omonima High Voltage, formano il primo repertorio della band. Il secondo disco della loro carriera è Dirty Disc Dirt and Cheap, letteralmente lavori sporchi a basso prezzo. Pubblicato il 20 settembre del 76, inizia con il brano omonimo. Nella canzone si sente il numero telefonico 36 24 36, che espresso in pollici equivale a 90 60 90, che corrisponderebbero a quelle che sono le misure ideali di un corpo femminile. Anche Problem Child è dal punto di vista personale degna d'ascolto. Un'altra nota importante di quest'album è Ride On, la canzone più triste di tutto il repertorio degli AC/DC e anche la più sconosciuta. Tra le righe del testo si può percepire la tristezza di Bon, quasi a voler preannunciare la futura tragedia.
Il terzo lavoro della band è Let There Be Rock, pubblicato nel 77, e vede nella sua tracklist l'omonima Let There Be Rock, Hell and a Bad Place to Be e What a Lot of Rosie. Il famosissimo album, nonché uno dei capolavori della band, datato 1979, è Highway to Hell. Uno dei dischi più celebri della storia del rock. Presenta nel suo repertorio punte di diamante come Highway to Hell, Girls Got a Rhythm, Walk Over You, Touch Too Much, Shut Down in Flame e If You Wanna Blow, You Got It. La copertina raffigura i membri della band, con Angus in particolare con la coda da diavolo, corna alla testa e ghigno malefico, ed è un cult per i fan del gruppo. La carriera della band è in fase ascensionale verso l'Olimpo del rock e la loro leggenda sembra avere limiti, fino a quando un tragico evento non mise i fratelli Young e il resto della band alle streghe. Il 19 febbraio 1980 Bon Scott fu trovato deceduto sul sedile posteriore di un'auto, una Renault 5, in una via di Londra. Le cause del decesso sono state identificate come intossicazione acuta da alcol, succeduta da soffocamento per vomito. La morte quindi fu classificata come accidentale. La perdita fu accolta con enorme shock sia dai membri della band che dai fan, tanto da spingerli a un imminente scioglimento, dato che non riuscivano a vedere nessun futuro musicale senza la figura di Bonnie. Fu allora che tutto sembrava perso, ma ecco che arrivò Brian Johnson. Nato a Dunston nel 1947, Brian fu il prescelto che sostituì Bon Scott come voce degli AC/DC. La band viveva momenti difficili e le audizioni non davano il risultato desiderato. Così i fratelli Young decisero di chiamare Brian, che allora militava in un gruppo chiamato Geordie. La scelta fu immediata, anche se le audizioni non erano terminate. Per Malcolm e Angus, lui era l'uomo giusto. Al reclutamento di Brian nella band, quelli che sarebbero stati i pezzi di Back in Black già erano stati pubblicati, quindi furono affidati a Brian la scrittura dei testi e l'adattamento della voce. Sia l'album nei suoi contenuti e tematiche, sia la copertina del disco furono fortemente influenzati dal lutto per la morte di Bon. La copertina, interamente nera, sta a significare proprio il periodo di lutto che la band stava attraversando. Introdotto da caratteristici rintocchi di campana, una campana quasi infernale, composto da pezzi come Hell's Bells, Shoot Thrill, Back in Black, You Shock Me All Night Long e Rock and Roll and Noise Pollution, Back in Black è il secondo album più famoso della storia degli AC/DC. Nel 1981 segue l'album For Those About Rock, We Salute You. Il titolo del disco riprende in inglese la frase tipica che i gladiatori indirizzavano all'imperatore prima dei combattimenti, ovvero Morituri te salutant, tradotto in inglese For Those About to Die, We Salute You, ritrattata poi dagli AC/DC in About to Rock. La tracklist è aperta dal brano omonimo che si conclude con i classici colpi di cannone, resi spettacolari nella versione live delle canzoni durante i concerti. Segue nell'83 Flick on the Switch con Rising Power e Nervous Shakedown, per poi passare nel 2000 a Stiff Upper Lip e nel 2008 con Black Ice, fino ad arrivare al recentissimo Rock or Bust nel 2014. Gli AC/DC regalano tutt'oggi ai fan di tutto il mondo e a tutti i buoni intenditori di musica rock emozioni e carica, e nonostante l'età avanzata di tutti i membri della band continuano ad incidere album e a eseguire tour in giro per il mondo e concerti in modo inarrestabile. Per questa volta è tutto, da RMS Channel alla prossima!